Siamo alle Castellet con le 7 novità supersportive 2017. Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha. Le scanniamo qua dentro, vi raccontiamo come vanno e soprattutto qual è la più veloce qui dentro il circuito del Pro Ricard. Venite con noi. Aprilia RSV 4 RF, il suo V4 la rende compatta, potente ed equilibratissima. Una vera moto da corsa targata, regolabile in ogni suo aspetto, con tante soluzioni pensate solo per vincere nelle corse. Per il 2017 si presenta Euro 4, ma ancora più potente e con importanti miglioramenti. Dischi da 330 mm, inedite pastiglie sulle pinze monoblocco M50, cornering ABS, forcella NX30 e mono TTX, quick shifter anche in scalata e nuovo cruscotto. Costa 23.200 euro. BMW S1000RR è stata la prima oltre il muro dei 200 cavalli. Costantemente affinata, nel 2017 riceve l'omologazione Euro 4, sacrificando qualche cavallo, ma con un'elettronica un po' più raffinata e l'ABS Pro. Rimane velocissima e diventa sfruttabile come una giapponese. Costa 18.100 euro, che nella versione full optional da noi provata, con sospensioni semiattive Sachs e pacchetto elettronico completo, diventano 21.700. Ducati Panigale 1299S, la massima evoluzione delle bicilindriche superbike di Borgo Panigale. Leggera come nessun'altra, potentissima e con una coppia debordante ai medi regimi, è impegnativa ma molto gratificante ed emozionale. Nel 2017 arrivano traction control ed anti-impennata Evo derivati dall'anniversario. Costa 26.190 euro. Honda CBR 1000RR Fireblade SP. Una supersportiva tutta nuova, completamente rivista fra ciclistica, motore ed elettronica. In questa versione SP dispone di serbatoio in titanio, sospensioni semiattive Öhlins ed impianto frenante Brembo con pinze monoblocco. Il risultato è una moto leggerissima, estremamente raffinata e completa, con una gestione elettronica derivata dalla MotoGP replica RC213 VS. Costa 23.590 euro. Kawasaki ZX10RR, la base della superbike che domina la scena da più o meno un lustro. Arrivano modifiche alle teste, ma anche quick shifter attivo in innesto e scalata e soprattutto leggerissimi cerchi marchesini che la rendono più agile e reattiva. I freni si affidano a pinze monoblocco Brembo M50, costa 20.690 euro. Suzuki GSX-R 1000R, completamente rinnovata rispetto alla versione precedente, introduce un motore potentissimo con distribuzione a fasatura variabile, gestione elettronica d'eccellenza, quick shifter in scalata, sospensioni Showa BFF BFRC ed impianto frenante con pinze monoblocco Brembo assistito qui dall'ABS Cornering Continental. Costa 18.990 euro. Yamaha YF R1M, motore a scoppi irregolari che sa unire la coppia ai medi di un bicilindrico alla spinta degli alti dei plurifrazionati. Ciclistica con telaio Delta Box e sospensioni semiattive Öhlins, ma soprattutto una gestione elettronica allo stato dell'arte. È stata la prima ad introdurre la piattaforma inerziale a 6 assi. È la più estrema delle giapponesi, per il 2017 arriva l'omologazione Euro 4 praticamente impercettibile. Costa 23.990 euro. Pregi e difetti della BMW, il nome non lo dico perché ci sono troppe R. Allora, iniziamo col dire che è una moto molto bilanciata, molto versatile. Oltretutto abbiamo anche una posizione di guida molto comoda, sia per l'utilizzo stradale
In pista sì, risulta comoda, ma quando si spinge qualche limite c'è. Versatilità dovuta anche al fatto che vediamo manopole riscaldate, cruise control, insomma c'è veramente di tutto, bella accessoriata. I difetti, iniziamo con la frenata, non ci convince, allunga sempre abbastanza. Cambio, il blip in scalata è non molto preciso, bisogna chiudere perfettamente il gas, inoltre non si sente il click della scalata, per cui è un grosso problema, bisogna sempre dare un occhio al display. E poi l'elettronica che va bene magari nell'utilizzo stradale, quando si spinge forte in pista viene fuori che è un pochino invasiva. Adesso passo la parola a Suzuki. Suzuki GSX-R 1000R, una delle novità di quest'anno. Ci è piaciuto tantissimo il motore. Grazie alla fasatura variabile, infatti, c'è tanta coppia fin dai bassi regimi e permette di uscire anche dalle curve più strette senza difficoltà. Anche l'elettronica è al top ed è ben affinata. Come nella BMW, anche il freno tende ad allungarsi a causa dei tubi in gomma. Invece la posizione di guida tende ad essere molto stradale, quindi con la seduta dritta. L'ultimo difetto invece è il cruscotto, che è ricco di informazioni ma è difficile da leggere. Passo la parola a Edoardo. Il miglior pregio della Kawasaki è probabilmente il suo avantreno, che le conferisce una stabilità veramente meravigliosa. Il secondo è sicuramente il motore, che in grande tradizione Kawasaki ha un ringhio bellissimo e spinge come un dannato agli alti regimi. L'ultimo pregio che cos'è? Un equilibrio complessivo veramente molto riuscito, che rende abbastanza facile sfruttare la Kawasaki ZX-10 RR. Fra i difetti bisogna sicuramente sottolineare un motore che è tanto brillante agli alti regimi quanto povero di spinta e di coppia ai bassi e ai medi, e un'ergonomia tendente al comodo, allo stradale, che in pista diventa un pochino difficile, rende un po' difficile tirare fuori il meglio della Kawasaki. Come terzo difetto va sicuramente segnalata una portatura generale molto lunga, che da un lato addolcisce la risposta del motore, lo rende un po' più sfruttabile, dall'altro la penalizza un pochino sul piano delle prestazioni pure. Con questo passo la parola a Maurizio, Aprilia. Aprilia RSV 4RF. È una moto che ci è sempre piaciuta, però in questo caso partiamo dai difetti, perché prima era davvero aperta a tutti e poteva essere guidata ad altissime prestazioni da un'utenza davvero variegata, mentre adesso si indirizza ad un pubblico un po' più specializzato. Quindi il primo difetto è questo, poi l'abitabilità è tra le moto più piccole, quindi richiede una guida ancora più raccolta, e poi le finiture che sono migliorabili. Mentre tra i pregi abbiamo sicuramente l'erogazione di potenza, che è sempre un cavallo di battaglia di Aprilia, e poi gli ultimi due pregi, sicuramente una frenata davvero ben modulabile e molto potente, e poi una precisione di utilizzo davvero encomiabile. Passo la parola a Maurizio con la Honda. CBR Fairblade SP, grande facilità nella presa di contatto, molto semplice entrare in sintonia anche in pista con questa moto, enorme equilibrio ciclistico, questo è uno dei punti forti, eccellenti di questa moto, leggerezza, grande funzionamento anche di sospensioni semiattive su strada, l'ho trovato su strada eccellente, anche se qua siamo a Paul Ricard. Posizione guida molto corretta, versatilità stradale, quindi erogazione del motore dei medi alti regimi veramente eccellente. Quello che mi è piaciuto di meno è la protezione aerodinamica, che è veramente risicatissima quando ci si chiude ad alta velocità. L'intervento dell'ABS è difficile da modulare, non è sempre costante il suo intervento, e poi anche nei menu dell'elettronica, per la gestione elettronica, si vorrebbe avere forse qualche libertà in più di azione per poter dividere per esempio il controllo di trazione dall'antimpennata. Altro punto a favore di torno indietro è il comportamento stradale, che ho trovato veramente notevole su questa moto. E adesso passiamo alla Yamaha R1. Ma non c'è, chi c'era qua? Ma tu non eri di là? Ancora te, hai fatto la BMW prima. È sempre il solito, una sempre di basta. più. Mi sto allargando in tutti i sensi. Moto ready to race. Insieme a Ducati e Aprilia è la moto forse che è più pistaiola in questo gruppo. Ha una precisione di guida fantastica in pista, su questa pista che è molto complicata. Allora, il motore è bellissimo, il crossplane in questo caso ha un tiro ai medi fantastico. Si è notato sul rettilineo del Mistral, dove il motore gira in sesta piena, manetta, conta chilometri a 299 km all'ora. Poi abbiamo un'elettronica, un pacchetto elettronico completissimo e molto funzionale, privo di difetti, però di difetti questa moto ne ha, perché abbiamo i soliti freni che non ci hanno convinto nella prima comparativa di Monza, poi la comparativa del Mugello forse avevano dato qualche segno di miglioramento. Qui effettivamente nelle staccate più tirate qualche problemino ce l'hanno dato, qualche allungamento, si mette la ruota dove non si vorrebbe.
Nel cambio di direzione, sia per la tipologia di motore che ha una certa inerzia, è leggermente lenta rispetto ad alcune concorrenti, per cui bisogna fisicamente tirarla da una parte all'altra. E poi manca il blipper in scalata, ci siamo abituati bene, siamo un po' viziati, per cui io un'elettronica assistita per la cambiata in scalata la vedrei molto ma molto bene. E adesso passo purtroppo la parola al prefetto. Eccoci, Ducati Panigale, parto subito con i pregi. Partiamo dalla frenata, che è il pregio più importante di questa moto, perché c'è tanta potenza con i mega dischi da 330 mm, ma è soprattutto fantastico l'assetto della moto, perché rimane molto stabile anche in staccate, quindi permette di fare la differenza sulle altre concorrenti di questa comparativa. Poi abbiamo la potenza del motore, è vero con bicilindrico e qualche lettore era un po' prevenuto sull'efficacia di un propulsore di questo tipo sul Mistral, invece tiene assolutamente testa alle 4 cilindri e anzi qualcuna la supera pure. Terza cosa, la leggerezza. Ovviamente il bicilindrico ha 3 vantaggi, anche il fatto di essere molto stretto e compatto, e questo lo si vede subito nelle chicane. Passiamo ai 3 difetti della Ducatona. Difetti: sicuramente c'è l'impegno richiesto per la guida, perché la coppia da trattorone, da carro armato che ha questa moto, allunga le braccia e la si sente tantissimo, e va di pari passo con l'erogazione del motore, che è ai medi esuberante, quindi per guidare questa moto in pista in sicurezza bisogna essere anche ben allenati. Poi, sempre nel carattere corsaiolo della Panigale, rientra anche il cambio ad assistenza elettronica, che agli alti regimi funziona benissimo, ma ai medi è piuttosto lento. Abbiamo sorteggiato l'ordine di uscita per non privilegiare nessuno. Le abbiamo provate tutte e 7. L'ultima classificata è la Kawasaki con 2 minuti 13 e 42. Sesta si piazza la Honda con 2 minuti 12 secondi e 86 centesimi. Quinto posto per la Suzuki con 2 minuti 11 secondi e 87 centesimi. Quarto posto per la BMW, 2 minuti 11 secondi e 36 centesimi. Terzo gradino del podio per la Ducati, 2 minuti 10 secondi e 63 centesimi. Forza d'onore per l'Aprilia, 2 minuti, 9 secondi e 99 centesimi. E la vincitrice della comparativa 2017 delle supersportive di Moto.it è la Yamaha YZF R1M, che stacca tutte le altre con un tempone mirabolante di 2 minuti, 8 secondi e 76 centesimi. Questa era la classifica, però ci piace sottolineare il fatto che tutte queste moto sono assolutamente pazzesche, al di là di quello che dice il cronometro. Intanto sottolineiamo, come abbiamo già fatto altre volte, che i tempi sono un riferimento estremamente variabile. Non tutti hanno la manetta di Alfio, non tutti possono accedere a questa pista e di conseguenza quelli che sono i risultati potrebbero ribaltarsi su un altro circuito o nelle mani di un pilota più o meno abile, ammesso che ce ne siano tanti di più abili. In ordine alfabetico vi raccontiamo un attimo la personalità di ciascuna. L'Aprilia è una moto pronto gara, estremamente reattiva, corta, molto compatta, una vera e propria moto da corsa messa su strada, di conseguenza molto sensibile alle regolazioni, che ci vuole un attimo a far andare forte, ma anche un attimo a far andare piano. Basta spostarsi di un attimo da quello che è il suo range di efficacia ideale per avere una moto che potrebbe andare un pochino più piano di quelle che sono le sue potenzialità. In generale una moto esaltante, un po' per il suo V4, un po' per una ciclistica estremamente equilibrata che esalta le caratteristiche di guida di chi ha un pochino di esperienza. La BMW diciamo che risente un pochino dell'anzianità di progetto, perché non dimentichiamoci che è la più vecchia generazionalmente di queste. È una moto comoda, piuttosto accessibile, con ancora un gran bel motore, una bella potenza, la più completa probabilmente di tutte perché è una dotazione elettronica di tutto rispetto e paradossalmente è diventata forse la più sfruttabile, anche su strada. Passando a Ducati, è l'apice di quello che ha raggiunto lo sviluppo del bicilindrico estremo, corsaiolo di scuola italiana. È viscerale, cattivissima, molto impegnativa psicologicamente e fisicamente, ma vi ripaga con delle sensazioni di guida veramente pazzesche e se avete il manico, se avete l'efficacia e il fisico a questo punto è anche estremamente efficace. La Honda si mantiene fedele a quella che è la vocazione di moto versatile, che racchiude di nuovo in quel total control della prima versione della Fireblade tutti quei concetti declinati in chiave moderna, quindi è di grandissima efficacia. Perde solo qualche cosina quando ci si avvicina veramente al limite, perché tutta questa sfruttabilità evidentemente si paga un pochino in termini di efficacia nelle mani dei piloti davvero smaliziati, ma parliamo veramente di gente che come mestiere probabilmente fa il pilota.
E passando alla Kawasaki, anche lei risente qualcosina dell'anzianità di progetto, però è una moto con un avantreno assolutamente pazzesco, un cambio meraviglioso e un motore assolutamente esaltante. Un po' lunga di rapporti, che però sa gratificare tantissimo anche per un rinvio allo scarico veramente meraviglioso. La Suzuki è una delle novità dell'anno, ha un equilibrio globale veramente meraviglioso, un motore che con la fasatura variabile è diventato davvero incredibile, ha una schiena, un tiro, una regolarità di erogazione veramente sensazionale, un'agilità molto bella e in questo momento probabilmente se potessimo provarla su strada vi confermeremmo ancora di più tutte queste qualità, perché è una moto estremamente facile, accessibile e che difficilmente va in crisi, salvo le scelte compiute in termini di freni e di sospensioni per adattarla all'uso stradale. La Yamaha ha dominato questa comparativa perché è una moto, un trade union, diciamo così, fra quelle che sono le più corsaiole della scuola europea e le moto giapponesi un po' più sfruttabili, o comunque diciamo le 4 cilindri, perché ci mettiamo anche la BMW, con un'efficacia veramente clamorosa. Anche lei risente qualcosina dei compromessi fatti per adattarla all'uso stradale, ma è una moto veramente gratificantissima e unica nel suo panorama, con una personalità meravigliosa grazie al motore crossplane e, come avete visto, un'efficacia che, nonostante freni non del tutto adatti all'uso in pista, le permettono di esprimere prestazioni assolute. Benissimo, amici, questo è quasi tutto per la nostra comparativa delle super sportive 2017, perché abbiamo in serbo per voi una piccola sorpresa. Venite con noi a vedere che cosa è successo. Poi ragazzi, ciao Luca! Cosa fate qui? Mi hanno detto, quelli di Moto.it sono il box numero 1, ma non dovete essere castellesi, siete già stati a Castellet. Cosa ci fate qui a Cremona? Siamo stati alle Castellet, abbiamo fatto una nostra bella comparativa con i tempi e tutto quanto, con i ragazzi di Pirelli, però abbiamo pensato che comunque poi queste moto gli appassionati non le portano fino alle Castellet, ma usano i circuiti italiani e in special modo magari quelli un pochino più accessibili, non così, magari non così blasonati, però belli, divertenti e su cui queste moto si trovano a loro agio. Certo. Francesco, e sensazioni sulle moto confermano le guarda, prime? sì, confermano un po' quello che abbiamo provato nel Castellet. Allora abbiamo due moto pronto pista che sono queste, togli la targa e le luci, sono due moto da corsa. La Yamaha un gradino sotto, anche lei è una moto molto da corsa, molto pistaiola. Poi abbiamo le tre giapponesi, Honda, Suzuki, Kawasaki e la tedesca, la BMW, che hanno, diciamo, il piede in due scarpe, sono molto utilizzabili anche su strada. Però queste sono veramente moto da competizione, quelle si riescono ancora a usare, sono anche un po' più facili, tra virgolette. E poi ragazzi, tutto il mondo ci invidia, un bel freschetto. Voglia. Come spiaggia. E tu lui prende le temperature? Lui sta prendendo le temperature delle gomme e anche dei piloti. Fondo scala? Assolutamente. Ciao, evviva! Ciao Nico. Ciao Nico. Poi Ciccio, allora come si dice? Le scommesse sì? Pagano? Quale scommessa? No, quale scommessa? Quale? Lascia stare, cosa fanno? Scommettiamo, sì, scommettiamo. Scommettiamo? Guarda, ti giuro, allora, ti vuoto i salvatori dello scooter e in testa se vince la giapponese. Buona così. Ma va. Ma no, dai, ma sul serio. Guarda, c'è una pista che ti sta aspettando. Sì, la pista, vai, beh, un mezzo adatto, Ti ho anche scaldato le gomme. Ti tolgo il cerottino. Mappa, piena potenza? Mappa full power. Mi raccomando, Lo vuoi integrale, sei più protetto? C'è anche il pieno, vai tranquillo, c'è anche il pieno, guarda, vai tranquillo. Dai che ti prendiamo il Specchiati. tempo. I guanti non servono, vai così che hai le Mi raccomando, vai.